Parmigiana di melanzane alla calabrese. Avete mai provato una parmigiana così buona? Se vi va, prepariamola insieme. Comincio lavando e sbucciando 4 melanzane grandi. Tagliamo a fette spesse circa 1 centimetro. Poi prendiamo una ciotola. Iniziamo a fare degli strati. Per ogni strato metteremo un po' di sale. Il sale farà in modo che le melanzane rilasceranno tutta l'acqua di vegetazione scura e amara. Copriamo con un piatto, un peso, in questo caso una pentola con acqua, e lasciamo riposare per un'oretta. Nel frattempo prendiamo un cipollotto, lo sbucciamo e lo tagliamo finemente al coltello. Soffriggiamo in circa 2 o 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Uniamo 800 g di pomodoro, un bicchiere di acqua, sale e basilico se volete. Poi in un altro pentolino ho messo dell'acqua a bollire. Facciamo 5 uova sode che lascio bollire per una decina di minuti. Tagliamo circa 200 g di provola, tritiamo grossolanamente anche l'uovo sodo, e guardate le melanzane in un'ora quanta acqua di vegetazione hanno rilasciato. Strizziamole molto bene e poi le andiamo a tamponare con un canovaccio. In questo modo otterremo delle melanzane che assorbiranno davvero pochissimo olio durante la frittura. Quando l'olio è caldo, immergiamo all'interno le fette di melanzana. Rigiriamole un paio di volte e poi, quando saranno dorate, le facciamo scolare su carta assorbente. Una volta pronti tutti gli ingredienti, prendiamo una pirofila. Versiamo qualche cucchiaiata di sugo, una manciata di pan grattato, le melanzane, se questa ricetta vi sta piacendo, lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale. Mi fa davvero tantissimo piacere e siete sempre i benvenuti. Bagniamo quindi le melanzane con il sugo di pomodoro. Parmigiano grattugiato,
pan grattato, uovo sodo, provola. Se preferite potete utilizzare anche della mozzarella o della scamorza. Quindi continuiamo così la nostra stratificazione. L'uovo sodo conferisce davvero un sapore speciale alla parmigiana di melanzane. So che nella ricetta classica non c'è, però nella ricetta calabrese sì, e quindi consiglio a tutte le persone che non l'hanno mai provata di farlo. Resterete davvero molto sorpresi dai sapori e dai profumi che sprigiona questa ricetta. Se avete Instagram potete seguirmi anche lì, mi farebbe davvero tanto piacere. Potete trovarmi sempre con il nome di Francesca Chef. A questo punto possiamo infornare in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti, finché la parmigiana avrà fatto una bella crosticina in superficie e tutti i gusti si saranno ben amalgamati tra loro. Mi raccomando, prima di tagliarla resistete un po', lasciatela riposare mezz'oretta. La parmigiana è buonissima anche il giorno dopo. E voilà, eccola qui. Davvero un piatto buonissimo che spero tanto vi sia piaciuto. Se vi fa piacere lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi e commentate. Io vi aspetto, vi mando un bacione e a domani con la prossima videoricetta. Ciao!